Nello scorso video, insieme a Michael Piazza, l'ultimo samurai di Pinerolo, abbiamo esplorato i segreti del Jujutsu, l'arte marziale dei samurai. Ma questa volta ci spingiamo ancora più in profondità, addentrandoci in un mondo avvolto da ombre e misteri, il ninjutsu, l'arte segreta dei ninja. Chi erano davvero questi leggendari guerrieri? E le loro armi, come le famose stelle da lancio, spade nascoste, catene mortali, sono nate davvero come strumenti di combattimento o sono il risultato di adattamenti ingegnosi da oggetti di uso quotidiano? In questo video sveleremo miti, sfateremo leggende e scopriremo le incredibili origini delle armi ninja. Un viaggio unico nella storia e nella verità meno conosciuta di questi guerrieri silenziosi. Preparati a cambiare per sempre la tua percezione del ninjutsu. Sei pronto a scoprire cosa si cela davvero nell'ombra? Ti faccio vedere l'importanza di usare tutto il corpo. Ok. Tu bloccami il braccio. Forte? Fortissimo. Con tutta la forza? Con tutta la forza nel pavimento, ok? E adesso io provo ad alzarmi Ok. e cerco di fare forza col mio braccio. Io devo tenerti Vai, giù. Vai giù. Vai. Ok, va bene. Allora adesso tu fai la stessa cosa, ma io adesso rilasso il braccio, Ok, vai. connetto la spalla e muovo tutto il corpo. Vai? Vai. Ok. Perché? Aspetta, adesso ti faccio un altro gioco. Che cazzo hai fatto? Cioè cosa? Ribloccami con tutta la forza che vuoi. Io adesso devo spostare il mio braccio a destra e a sinistra. Ok? Metti Ok. forza. Vai, uso la forza del mio braccio. vai. La Madonna, ma sei forte davvero? Ok. Ti stai impegnando, eh? Ok, adesso io rilasso il braccio. Vai. Se non mi si ferma il sangue. E faccio finta di scrivere una lettera d'amore. Ok, a te. Ok, Che ti amo. vai. Ok? Sei pronto? Vai. Rilasso il braccio e scrivo. Hai visto come ti muovo? Come cazzo è possibile questa cosa? Cioè cos'è che fai praticamente? Colleghi la spalla? Incastri la spalla? L'importanza di saper usare tutto il corpo come prima. Perché? Cosa succede? Se tu irrigidisci il braccio e fai forza sul braccio, Ok. ti viene ad alzarti col braccio. Sì. Ma se tu il braccio me lo tieni giù, io riesco ad alzarmi fino a un certo punto. Ok. Perché tu se io rilasso il braccio, E mi alzo comunque. mi alzo comunque, il braccio rimane lì, ma il mio corpo si alza e tu mi perdi. Adesso io ho rilassato il braccio per scrivere e ho mosso tutto il corpo. Che figata. Il braccio ha seguito il corpo. Adesso tu prova a pararmi. Paro Io tutto. faccio questo, il Paro kick and tutto. clan, il Paro kick and tutto. clan, e tu pari. Ok. Ok, io vado, eh. Adesso guarda. Che fa sempre impressione sta roba. Prova a rifarlo. Perché non riesco a capire? Come faccio? Cosa devo guardare qua? Tu guarda, sei rilassato. Io adesso vado e metto l'intenzione, sono rigido. Sono rigido, vai. Arrivo dopo. Cazzo. E non è che vai più veloce, che sei andato No, addirittura vado più anche lento. più lento. Sei andato addirittura più Vado lento, guarda, e tu si fermo. Cioè anche ci penso, dico, ma che cazzo. Perché non c'è intenzione, non è solo rigidità. Non sono io che voglio. Perché se io metto rigidità nel mio corpo, il tuo corpo lo sente. Lo so che sto parlando di cose strane, ok? È difficile, complicato. Però funziona, da capire, quindi se vabbè. tu stai combattendo, ce l'ha uno così, tu arriva uno e ti minaccia e tu così fai. E gli vai dentro rilassato, Sì. quello non si accorge di nulla. Il problema sai cos'è? Che tu ora lo spieghi, tanta gente, no? Che starà guardando il video dice, ma che cazzo è? Lo so, gli faccio fatto male a farlo vedere. No, anzi, lo devi provare, cazzo, però. Lo devi provare. Tanto qua metterò il pezzo di Michael J. White che fa. No! Che spiega questa roba. Move it out the way. All right. So now notice the speed of the first two. Right? Ready? Yeah. That's 1, 2. Okay, now here's the third one. Don't let me hit it. Ready? Yeah.
Io non l'ho mai visto. Avremo l'ultimo samurai di Pinerolo insieme a Michael J. White che spiega la stessa cosa. Michael J. White. Vabbè, anche più largo, cazzo. Non entra. Minchia, è grosso così, cazzo. Vabbè. Vabbè. Io direi adesso parliamo un po' di quello che è la figura del ninja. Come abbiamo detto prima, io mi immagino il classico ninja di Naruto, quindi che ha le armi, No, vabbè, i kunai, allora prendi kunai, Naruto, le spade, no, aspetta, no. fanno la tecnica della moltiplicazione del corpo. Allora, prendi Naruto, cancellalo. Tra l'altro sono biondo come Naruto, io non so se hai visto, solo per questo video. Io credo in te. Io credo nel cuore mio. Tu prima mi hai fatto una domanda e mi hai detto: ma il Jujutsu è più antico del ninjutsu? No, in realtà il ninjutsu si è sviluppato tanto nell'epoca degli stati combattenti, anche perché appunto ogni daimyo, quindi ogni Capo del feudo, che ricordiamo che era il periodo degli stati combattenti, che erano tutti feudi contro tutti, poi si sono coalizzati, poi appunto c'era prima Oda Nobunaga, poi Toyotomi, poi è arrivato Tokugawa, poi comunque, quindi hanno fatto la grande battaglia di Sekigahara ed è finita lì. E poi è arrivato l'epoca Edo, eccetera, eccetera. In quel periodo lì ogni daimyo aveva comunque un suo piccolo esercito. Ok. Nel suo piccolo esercito aveva anche una parte, teoricamente, di shinobi. Ok, che facevano come ho detto prima. Il samurai era il militare, il Navy Seal, lo shinobi era la CIA. Ok, quindi spionaggio, controspionaggio, missioni di intercettare, fare, controllare, andare proprio a spiare, basta. Cosa succedeva? Tanti dicono, il samurai è questo, lo shinobi è questo. Non è vero, c'erano tanti samurai che erano anche shinobi. Prendiamo ad esempio Hattorianzo. Hattorianzo è esistito veramente, non fa le spade in Kill Bill. Ah, veramente? Sì, esatto. Infatti non sapevo dove cazzo avevo sentito. Hattorianzo era uno dei generali di Tokugawa Ieyasu, addirittura. Era la sua persona più fidata, che gli ha fatto vincere un sacco di battaglie da stratega. E lui era nato come shinobi, ok? Quindi era anche samurai perché era generale e tutto, ma aveva le capacità di appunto stratega, spionaggio, controspionaggio, tutto quanto, e aveva il suo gruppo di shinobi. Poi c'è stato Immortale, Hattorianzo, no, semplicemente chi veniva dopo utilizzava Hattorianzo. Il samurai poteva essere anche shinobi. Lo shinobi non poteva essere anche samurai, tipo se uno era solo shinobi non poteva essere samurai. Perché samurai perché scusami, in realtà non sapeva l'arte della spada? No, samurai è proprio una casta. Sei nobile. Ok. A parte nell'epoca Sengoku che per grandi meriti potevi diventarlo, ma comunque ci nascevi samurai. Quindi poi cosa succedeva? Dato che erano missioni di spionaggio, controspionaggio, infiltrazioni, eccetera, eccetera, era meglio utilizzare persone comuni, perché comunque il samurai era molto più colto, molto più carino, molto meno, perché non lavorava la terra. Invece il contadino si mimetizzava meglio fra la gente. Ma anche molto più senso. Perché poi, se tu mandavi a spiare qualche feudo, magari un samurai che già si notava che c'era la anche se si camuffava. Esatto, si vedeva dai modi, no? Magari. Anche se si camuffava, vedevi la parlata, l'accento e tutto. Quindi, voglio! Studiavano. Quello è un perfetto esempio di shinobi. Voglio! Quello si camuffa benissimo. Quello arriva. Lo prendi, deve capire una cosa alla svolta. Arriva, e lì. Combattere. Comunque, Gesù, allora no, non si può pensare. Bello che i video con me non riesci mai a essere serio. Io me la collo. Allora, dovevano studiare anche il dialetto, perché comunque le regioni era come... Allora, c'avevo ragione. Sì, devono studiare il dialetto, il modo di fare, tutto, no? E poi soprattutto c'erano un sacco di kunoichi che erano delle donne shinobi. Ok. Cosa migliore per prendere informazioni dalle geishe. Ok, la kunoichi diventava geisha, andava lì, sapevano che quel gruppo di militari, di samurai utilizzavano quella casa di geisha per togliere lo stress e tutto, buttavano una bella ragazza lì e gli spillavano informazioni mentre faceva l'antico lavoro. Ok? Lo shinobi è tanto questo, per quello che io dicevo prima, ricordatevi che andare a cavallo era jutsu dopo. Quello era jutsu, ma non vuol dire che ninjutsu è proprio l'arte marziale. No, era un'abilità, era una cosa in più che si può abbinare ad altre capacità.
ok? Che poi c'è una tradizione dietro perché c'erano 2 clan specializzati, Koga, Iga, che hanno fatto anche proprio uno stile di lotta, ok? Quindi quelle sono rimaste delle pergamene che poi la Bujinkan ha fatto, quindi ci sono delle società di ninjutsu che insegnano ninjutsu, ok? Sempre da prendere con le pinze, ok? Poi ci sono tanti metodi per non fare un rumore, prendi l'obi, la cintura non era questa è nata. Ok. Ma infatti penso che girare così con questo fai un rumore anche solo tipo quando ti muovi. Esatto, ma poi questo non è il kimono è quello che ti ho fatto vedere prima io, no? Però metti caso, tanto loro avevano l'akama e quindi quando vedi i ninja che si mettevano le ghette, avevano i tabi, però innanzitutto il ninja se si vestiva come una persona normale, perché sennò devi andare a fare la spia. Sì, ti notavano, ti notavano subito. Al bar arrivava vestito di nero così, chiuso, un caffè, con la spada dritta dietro. Un caffè, grazie. Cosa farà mai? Chi sarà mai questo qua? Ok, di giorno vestito di nero. Poi svegliamo anche. È un cosplayer. Svegliamo anche questa antica diceria che erano tutti di nero, no? Vestiti di neri, coperti di neri. No, perché anche di notte il tutto nero storpiava. Quindi in realtà i kimono che utilizzavano per fare le infiltrazioni o dei piccoli raid, ok, tante volte erano multicolore, blu scuro, grigio, perché così si camuffavano meglio nella natura. Se era inverno, usavano il bianco e il grigio. E certo, con la neve e tutto quanto, sì, era molto... Ok. Quindi come i militari di oggi, se tu vai ai militari che li vedi mimetici, i cecchini, sono bianchi se sono nella neve. Sono verdi se sono nella giungla. Certo. Uguale agli shinobi. Ok, ora la mia domanda è, gli shinobi venivano addestrati a combattere, no? Quindi oltre alla cosa perché c'era comunque la parte, no, in cui dovevano scontrarsi, si specializzavano semplicemente in delle mosse più corpo a corpo, magari, e non si addestravano tanto con la katana lunga, con la katana normale che era l'odachi, ok? Mentre invece usavano altre armi però? Sì, esatto, perché allora cosa succede? Se io sono un shinobi e devo fare un'infiltrazione, andare a fare una missione, avvelenare un tizio in un castello, se tutto va bene lo avveleno, me ne torno a casa, nessuno sa niente. Certo. E via dicendo, ok? Quello muore, gli viene una gastroenterite, non c'era l'imodium, non c'era la pillolina magica, quello sì. Scattava, ok? E andava tutto bene, ok? Metti caso che mi beccavano, tu dovevi usare armi non convenzionali che gli altri conoscevano, quindi lì sì che c'era segretezza nelle armi che si usavano. Che tipo di armi si usavano ai tempi? Quindi innanzitutto c'è anche qua da svelare questa cosa qua, che nella modernità del ninja dicono usavano il ninja to, che era una spada più corta, dritta. Ma secondo te nell'epoca Sengoku avevano inventato l'arma ninja e l'hanno chiamata ninja to? No, semplicemente usavano la kodachi. Ok, la kodachi era un po' più lunga del wakizashi. Di questa posso prenderla? Sì. Ok, ed era dritta. Perché era dritta? Poi cambiavano la tsuba. La tsuba solitamente è molto ornamentale. Nella katana il combattimento non userei mai proprio la tsuba come i nostri fioretti. Ok, magari per parare. Che avevamo proprio il paramano noi lo utilizzavamo per colpire, per parare veramente. La tsuba era molto ornamentale. Okay? Invece loro cosa facevano? Kodachi più corto, una tsuba quadrata, grossa così. Perché così la utilizzavano, dato che andavano in corpo a corpo, la utilizzavano veramente per parare, colpire, oppure la potevano mettere per terra e ci salivano sopra per usarla come scaletto per saltare. Era più corta, quindi tu sei un ninja svestito leggero, devi scalare rampino, scali le mura, ti devi intruffolare, puoi avere la katana lunga. No, certo, è ingombrante, diventa ingombrante. Devi avere a parte che si nota anche, devi avere le persone. Quindi utilizzavano spada corta, tante volte recuperavano le katane rotte, si rompeva la katana e non è che erano così le katane, non è che si trovavano così, cioè recuperiamola e la recuperavano. Perché penso che forgiare altre katane... Sì, ma poi non è che tutti... Cioè magari i samurai c'avevano i soldi, no? Gli altri no. Poi non è che poi un esercito... Sai quante volte non avevano le armi per l'esercito, le cose, dovevano inventarsi stratagemmi, mandavano la gente a morire con un cucchiaio di legno. No, però, per dire, dopo tutte quelle guerre, ma secondo te rifornimenti, armi, e chi c'era dietro? La Fiat che produceva katane?
No, cioè, capisci? Non No, è chiaro, che... chiaro. Ok, usavano quello, le catene. Ok. La catena corta col peso, ok? Il kusarigama, falcettino con catena, ok? Ok. Gli shuriken, gli shakuken, gli shuriken ad ago, coltelli, i kunai, che i kunai sono fatti, in realtà i kunai nascono per piantare i semi o trapiantare le piante. Quindi erano armi anche di recupero prese dal giardinaggio, come dicevo prima, il sai, erano strumenti di contadini, ok? Chiaro. Però i sai, spoiler, le tartarughe ninja non usavano armi ninja. Ok. Perché Leonardo usava delle katane lunghe, i sai no, il bastone lungo no e il nunchaku no. Quindi non sono armi ninja. Non sono armi ninja. Pensa te. I ninja non usano quelle armi. Sono uscite dopo queste armi? No, Prima erano ancora? proprio dei contadini, si sono sviluppati di più a Okinawa, come dicevo prima, poi sono arrivati in tutto il Giappone, ma erano i contadini che comunque in un'epoca di guerre, violenza, secondo te uno non si arma, non si ingegna con le cose che c'ha per fare il contadino per proteggersi? Ok. Infatti poi hanno modificato il sai, l'hanno fatto diventare giutte per gli sbirri, per i poliziotti dell'epoca che avevano il gitte, che era quello lì lungo, un po' più lungo, con questo qua. Ok, sì, ho capito. C'era Zenigata tipo di Lumpen. Ok, perché bloccava la katana e le katane, udite, se giravi forte si rompeva. Ah, ok? pensate. Sì, serviva proprio per rompere la spada il gitte, per rompere la katana. Punto. Rompere. Ce la senpai con le mani. Dopo roccia, la penna, comunque, le nocche grosse così. Allora, e quindi lo shinobi praticamente aveva questo scopo. Ok, quindi ci sono delle mosse, delle tecniche dove ti insegnavano a prendere l'obi grosso, tu sei nella ghiaia. L'obi cosa sarebbe? La cintura, sai che ti dicevo prima. Sì. L'obi la srotolavi e ci camminavi sopra così non facevi rumore. Esempio, Pensate. le movenze da avere nell'erba. Se l'erba è alta e cammini fai rumore, allora ti metti così con la pianta del piede, spingi l'erba giù. Così cammini, non fai rumore. Ah, pensate. Ma si studiano ancora queste adesso? C'è gente, almeno credo, c'è gente che insegna ancora. Che quella è la parte tradizionale. È la parte tradizionale ninjutsu. Poi oggigiorno, una lezione di ninjutsu, che cazzo si insegna? Perché non lo capisco. Allora, perché il ninjutsu praticamente si è sviluppata di più anche nel corpo a corpo. Ritorniamo al discorso di prima. Ok. Dato che io avevo queste armi, allora il ninjutsu ti insegna a usare quelle armi. Ah, ok, quindi si basa molto sulle armi. Ovvio. Ok. Si basa molto su quel tipo di arma e sul corpo a corpo, e quindi lì rientra il gioco del kyusujutsu. Ok. Kyusujutsu sarebbero i colpi, ok? Quelli che rompono le balle. Ok, sì, quelli sì, che ti pianti il pollicione sì. qua, quelle cose lì. Quelli che vai a colpire i punti vitali. Esatto, eri lì, sei meno forte di un samurai incazzato che fa la guardia. Di un bushi. Gli rompi i coglioni. Però devi rompere le balle. ok, tipo lo shuriken, loro usavano tanto, in realtà più che lo shuriken, usavano gli mezzobushi, che erano delle palline che tu le schiacciavi e c'era della polvere. Quindi tu prendevi il mezzobushi, schiacciavi, lanciavi e quello lo accecavi e tu scappavi, perché il ninja Che non era quella cosa lì che nei cartoni magari si vede che lanciano per terra, si ecco, fanno polvere, spariscono. Ecco, allora ecco, adesso ti spiego. Perché c'è la caricatura di ste cose. Allora, adesso ti spiego. È stata molto romanzata la figura. Sì, perché anche lì dei samurai. Lì poi ti faccio vedere, ci sono gli shaku. Loro avevano anche dei marchingegni per arrampicarsi negli alberi. Ok. Che sono dei rampini da mani e anche da piedi, so che i piedi erano dritti, Sì. come per il ghiaccio, e nei mani sono storti, no? Quindi si arrampicavano, rampini, Certo. ok? Nel 1400-1500 la gente non era come oggi, che c'è Google, scienza, cose, che tu vedevi della gente vestita strana, che non vedevi bene, scendere da lì. Giravano sempre in gruppo, quindi ne vedevi uno lì, poi si nascondeva, spuntava l'altro. Allora sono uscite tutte le leggende, questo si moltiplica. Questi... già, vestiti tutti uguali, di notte, così. Tu sei un samurai, sei tre samurai che stanno facendo una guerra e spunta un mezzo bushi accecato, un pugnale. Dove è l'altro? Quello scappa, rampino. Ma sai che cazzo poi sta succedendo? sono spariti perché loro non dovevano ingaggiare. Certo. Se mi beccavano, o ti uccidevano per non fare rumore, se no gridavi e avvisavi, oppure comunque se li beccavi ti mettevano in modo tale che tu non li seguivi, scappavano,
ma non cercavano l'ingaggio diretto. Anche Però perché- esisteva, quindi morale della favola, esisteva veramente quella cosa che lanciavano per terra e usciva tutto il fumo. Allora, sono i fumogeni. Già ce li avevano loro. Sì, esatto. I primi già che usavano potevano fare i primi fumoginini. Pensate. Facevano, perché comunque la polvere da sparo comunque è nata in Cina, no? Ok. Quindi le prime cose, solo che loro non avevano creato ancora gli archibugi. I primi archibugi sono arrivati nel 1800 con le prime navi nere, i portoghesi. Sono arrivati i portoghesi, allora hanno visto, loro erano un popolo chiuso, hanno detto cos'è sta roba? Cioè, hanno visto i fucili, hanno detto Qua è finita il nostro ninjutsu. capisci? Però se tu vai a guardare tanto indietro, addirittura c'era Oda Nobunaga, che era addirittura proprio prima di che finisse l'epoca Sengoku. Ok. Lui aveva già fatto tutto un marchingegno per usare i primi archibugi. Pensate. Oda Nobunaga, capisci? Usava gli archibugi, ovviamente non ne Gli aveva. archibugi sarebbero il fucile da sparo, no? Sì, il Quindi fucile però che puoi sparare un colpo, sai. Però all'epoca era una cosa pazzesco. bestiale. Certo, certo. Quindi povera da sparo, poi il fumogeno si può fare con sale, sal nitro e zucchero, eh. Noi, ad esempio, di ninjutsu, quando io facevo ninjutsu, prendevamo il bambù, lo svuotavamo, andavo in farmacia, non lo fate, A 100.000 views no, compreremo del sale. sal nitro. Del Allora, sal nitro. Tu vai in farmacia e gli dici, mi serve il sal nitro, loro, per cosa ti serve il sal nitro? Io devo conservare della carne, sai, c'ho la baita, e loro ti guardano un po' brutto, ti danno il sal nitro, poi tu fai la miscela sal nitro zucchero, riempivi il bambù, poi bastava una carta vetro, quindi noi nel kimono mettevamo la carta vetro, perché noi una volta l'anno con le palestre d'Italia ci radunavamo in un bosco e facevamo le battaglie simulate. Che figata. Quindi cazzo. facevamo tipo, ci dividevamo in due squadre con delle armi ovviamente rivestite di gomma piuma, se ne Sì. Vabbè, certo. i shuriken di gomma, Ok. però eravamo onesti noi, se venivamo colpiti, perché poi lo shuriken serve solo per distrazione, non è che Certo. puoi morire con lo shuriken. Anche lì, nei film vedi La che gente lanciano lo pensava che shuriken, ti entrava in testa ti entrava e- in testa, non può superare la calotta cranica, cioè dovresti essere Senpai Luigi. O dovrebbe pesare 1 chilo quella roba là. Esatto, quindi lo shuriken era per distrazione. Quindi andavamo lì, ci dividevamo in squadre, 2 gruppi, magari figata, cazzo. c'era magari prima gara, prima battaglia. Ok, una squadra deve fare un convoglio con una cosa, l'altra squadra deve prenderlo e portarlo sul campo base. Se gli altri riescono a prenderlo e finire il convoglio per portarlo da A a B, vince sta squadra. Ok. Esempio, di giorno magari il mio maestro ha detto vai a spiare loro, perché noi studiavamo la montagna. Ok. Ok, quindi c'era la montagna, io non la conoscevo, gli altri non conoscevano, quindi di giorno visitavamo per vedere i passaggi, dove E tutto. non rischiavate di incontrarvi? No, di giorno potevamo incontrarci anche, Ok. perché stavamo... Però la sera c'erano E la sera eravamo divisi. gli attentati. Però tante volte quando uno faceva questa cosa qua non ci vedevamo, non è che visitavamo insieme. Quindi magari il mio maestro ha detto vai a spiare di giorno per vedere se loro trovano quel passaggio che noi non abbiamo trovato. Ti faccio un esempio. Io vado, mi nascondo, nessuno mi vede, vedo che quel passaggio non l'hanno trovato. Noi, a posto di fare un gruppo solo con la cosa che lo devono rubare, ci siamo divisi in 3 squadre, mettendo addirittura le cinture bianche col vero pacco. Ok. E li abbiamo fatti passare dalla strada che loro non hanno visto. Tutti si sono concentrati su di noi, mentre noi stavamo morendo, perché sai, erano tutti contro di noi, e poi abbiamo vinto, gli altri erano arrivati a destinazione. Ok. Esempio, capisci? Sì, Quindi sì. uno pratica anche queste cose per divertimento, Certo, per la certo, storia, certo. per queste cose, per Ovviamente. le armi, per le cose, non è per dire... Fosse tipo un gioco di società nella vita reale. Ok, noi faccio un ninjutsu e uccido la gente. Poi sì, c'è tutta la parte dell'allenamento, dei pugni, dei calci, molto vicino, i punti di pressione, i calci sul ginocchio, erano molto più grezzi ninja, quindi andavano subito a rompere, non c'era controllo, non c'era Ok, niente. chiaro. Quindi fuggi, quindi c'era quell'aspetto lì. Ok. Però poi si studiavano tutte queste cose. Che figata, cazzo. Io adesso direi che dopo questa introduzione più che breve, io adesso voglio vederti un po' di armi. Quindi ci mostri un po' tutte le armi che voglio che me le spieghi, perché a telecamere spente mi hai spiegato le robe che erano incredibili. Cioè, una figata. Adesso è arrivato il momento, Miki, di farci vedere un po' di armi particolari. Da Io dove direi, iniziare? io direi di cominciare, visto che prima ne stavamo parlando di quello che praticamente che piantavano
per terra. Ah, il kunai. Il kunai, il classico kunai. Allora, praticamente il kunai è questo, no? Ok. Ok, si poteva utilizzare in tanti modi, ok? Perché se ti prendevano il polso, giravi, andavi a tagliare, facevi. Però comunque questa è un'arma che è nata in realtà da uno strumento contadino, perché lo usavano in realtà nel giardinaggio. Ok. Quindi serviva per piantare il terreno e mettere i semi oppure fare gli innesti delle piantine, ok? E loro ci hanno creato una specie di pugnale che, essendo lo shinobi, non poteva portare armi lunghe o grosse o pesanti, perché comunque magari doveva usare il rampino, scalare, fare, infiltrarsi senza fare rumore, quindi poteva avere magari 2 paia di kunai, ok? Sì. La sua spada corta, ricordiamo il Kodachi esempio, e poi magari aveva... Quindi aspetta un attimo, quell'arma lì praticamente non nasce come arma, No, era uno strumento da giardinaggio. ma nasce come strumento da giardinaggio. Sì. Mi stai smontando un mito. Allora, le armi... Io vedendo Naruto, cioè io adesso volevo un Le- kunai in casa mia, solo che mi scambiamo per campagnola adesso. Questo qua era lo stiletto che utilizzavano, vedi che c'è un buco, Sì, tienilo fermo. ok? Vedi che c'è un buco. Loro tante volte avevano questi buchi, lo mettevano insieme perché non esistevano le forbici. Ok. Mettevano tipo un perno con un altro stiletto, questo è per farvi capire, e lo usavano come forbici per tagliare il bonsai. Pensate. Ok. E quello invece poi lo utilizzavano anche per uccidere. no? Questo sì, questo qua lo impugnavano, lo potevano usare come coltello da lancio e tutto. Ah, che figo. Ok, perché questi qua si potevano anche lanciare, se eri bravo, Chiaro. che lo usavi anche come coltello da lancio. Il problema è che avevi perso un'arma. Esatto, difatti il kunai non lo lanciavano quasi mai. Quello che dicevo prima io, che utilizzavano come fastidio, gli shuriken li utilizzavano come arma di distrazione, quindi Sì. sono anche quelle, sono leggende che lanciavano lo shuriken e lo prendevano in fronte e moriva, è impossibile. Poi hai presente un samurai che comunque magari non era in guerra piena, Certo. faceva la ronda ma aveva magari il kabuto, non aveva il meppo, però aveva comunque un'armaturina. Beh, chiaro. Tu con lo Quindi ti shuriken. arrivava addosso il coso e non ti faceva niente, rimbalzava. Quindi gli shuriken li lanciavano dove? In faccia. Ok. Li prendevano e li lanciavano in faccia. I primi a nascere erano i 4 punte e i 3 punte. Più punte hai è più facile lanciarlo. Però magari lo usavano tanto il 4 punte o il 3 punte perché potevano utilizzarli anche come arma. Così. Quindi, Pensate. Però non rischiavi di tagliarti però. no, perché non erano tanto taglienti, era un'arma più da Ah, ok. perforo. Ok? Quindi tu lo pianti e ci ficcavi i cazzotti. Porca Ok, miseria. difatti quella 3 era perfetta per impugnarla, Sì. ok? Ed entrare così e potevi tirarlo in questo verso o conficcarla. Quindi Che figata. gli shuriken servono esattamente per dar fastidio. Un'arma di distrazione, io te la lancio in faccia, tu chiudi gli occhi, io scappo. Certo. Oppure ti accoltello, Chiaro. ok? Te la Com- lancio addosso e mi metto a correre verso di te per accoltellarmi. Come il Mitsubishi per dirti, no? E poi c'avevano anche gli shuriken ad ago, per non dire i nomi complicati. Come si chiamano? Il nome tecnico? Ok, questi qua sono gli shakuken. Pazzesco. Cosa succedeva? Se tu riuscivi, perché poi noi stiamo parlando di che non era solo quando si travestivano e facevano le infiltrazioni e gli assassini o le missioni, Ok. ok, per magari rubare una cosa o fare... Magari queste qua erano armi che loro potevano camuffare nei vestiti normali, come dicevamo prima, che andavano magari in un villaggio a fare lo spionaggio. Loro dovevano comunque, metti caso che li scoprivano, comunque dovevano potersi difendere. Quindi questi qua erano delle ottime cose da camuffare, da mettere sotto il kimono, nella cavigliera, dove volevano, per poi tirare fuori al momento. Ricordiamo le geishe che se lo usavano come fermacapelli. Fermacapelli, pensa te, sì. Ok, poi lo toglievano e infilzavano. Cioè non è comodissimo da tenere in mano perché ti scivola un po', vero? Soprattutto se c'è la mano sudata Questo qua lo tenevi col pollicione così. e riesci a trapassare qualcuno con quella roba là. John Wick ce l'ha fatto con una matita. Proviamo? John Wick ce l'ha fatto con una matita. Vabbè, ma John Wick! Secondo te trapassa questa roba qua? Sì.
Sì, penso di sì. Ma stai scherzando? Sì. Ma ti arriva un colpo così, non ti trapassa? Mi è uscito un altro neo. Ah, sì. Adesso in quel punto. Ma sì, sì, guarda, ma io non so, ma... Arriviamo al pezzo forte, quello degli alberi. Quello mi interessa un sacco, la cosa che dicevamo prima. C'erano i ninja che riuscivano a saltare Praticamente sugli alberi. si legavano queste nella polsiera. Cosa sono intanto questi? Ok, e questi qua praticamente servivano, sono dei rampini che c'erano anche per i piedi, però quelli dei piedi era come i rampini del ghiaccio. Quelli che scalano il ghiaccio lo sanno perché vanno a piantare di punta sul ghiaccio. Ok. Loro piantavano di punta sugli alberi. Quindi quelli del piede erano dritti perché piantavano, questi qua della mano legato prendevano e si agganciavano. Ovviamente salivano molto velocemente, quindi c'era un addestramento dietro, quindi piantavano e per nascondersi cosa. Poi E comunque penso non sia facile no, arrampicarsi su un difficilissimo. albero. Guarda così. che l'addestramento che facevano loro all'epoca, adesso noi ridiamo e scherziamo, Penso che sarà stato devastante. era devastante perché comunque salire le corde, arrampicarsi, nascondersi, fare, comunque erano molto furtivi. Nin Sì. significa invisibilità, no? O perseveranza. Comunque, Ok. quindi l'arte dell'invisibilità era il ninjutsu, no? Poi si addestravano con i veleni, cosa che io non ho mai fatto, giustamente, perché come ti dicevo... Come no? No. Ti sei messo a fare le pozioni in casa? No, mi è bastato lì sal nitro con lo zucchero. Ma ora la domanda è, hai mai provato a arrampicarti su un albero? Con quelli sì, certo. Veramente? Ci sei riuscito? Sì, lo facevamo, lanciavamo gli shuriken, usavamo l'arco, anche l'accetta che non era ninja, però Allora, eravamo lì, accettavamo. vogliamo proporre una cosa? No, dai, smettila. Se questo video va bene... No, devo ritrovare pure i rampini quelli. Sì, certo. E andiamo a fare, mi insegni ad arrampicarmi su un albero. Perché moriamo. Ma ti immagini che figo, lo facciamo per la gloria. Ma poi c'è anche il rampino, cerchiamo di morire bene. Diventiamo dei ninja. Poi ti faccio Ninja lanciare un po' dell'epoca di moderna. shuriken. Quindi ci vestiamo in giacca e cravatta, però con i rampini. Pensa che figo. Ma io perché ti sto dando retta? Comunque, qua ci sono i rampini. Cos'altro? Questi qua sono coltelli da lancio. Che belli. Fa vedere. Ma sono coltelli da lancio che usavo io, non è proprio un'arma ninja, cioè ce l'avevano e figurati se, però usavano i kunai prettamente. Là. Da lancio. Il coltello da lancio è difficile piantarlo, lo shuriken si pianta. Ok, perché magari è più piccolino. Devi solo abituarti a tenere il polso fermo, fare il movimento corretto, perché non devi fare questo, devi fare questo. Ok. Il coltello da lancio invece devi imparare a contare i giri, quindi tu devi essere abituato ad avere i tuoi, perché già se io ti do un altro coltello da lancio che tu non sei abituato a lanciare, Chiaro? la forza è diversa, i giri che fanno è diverso, quindi se sei vicino devi lanciarlo così, perché fai così, non fa nessun giro e si pianta. Ok. Se sei più lontano Già, perché ha una distribuzione del peso diversa. devi contare i giri. Guarda, il coltello da lancio è dura, quindi devi saperlo maneggiare correttamente. E poi c'era il Kusarigama, ma ce l'ho, non mi ricordo più, non l'ho trovato. Magari poi un giorno riesco a ritrovarlo. Il Kusarigama è il falcetto con la catena. Ok. E poi i ninja usavano anche semplicemente la catena corta coi pesetti, che dava molto fastidio. E poi appunto usavano i Metsubushi, che erano quella polvere accecante. E niente, poi si allenavano, si addestravano con queste cose qua. Ora la mia domanda è, prima ho visto che di là comunque hai anche dei, come si chiama, dei nunchaku. Sì, I nunchaku da dove arrivano? non è un'arma ninja. Come non è un'arma ninja? Cioè mi stai distruggendo un mito così. Allora, le tartarughe ninja non usavano armi ninja. E l'abbiamo già detto. E il nunchaku quindi non è un'arma ninja? No, il ninjaku è nato per battere il riso. Prendevano e battevano il riso così, capisci? È un'arma veramente? contadina. Il sai serviva per le palle di fieno, mettere nel cesto. Aspetta, andiamo con ordine. Io voglio vedere come si usa il nunchaku. Cioè, come? Perché Allora. prima me l'hai fatto vedere e sono curioso. Come tutte le cose, no? Che ci è arrivato lo sport, ci sono in America quelli che fanno i kata, finti ovviamente, non sono kata tradizionali, Certo. dove ognuno si inventa la forma più bella, no? Quindi vedi la gente che li prende da qua, li fa roteare, li lancia, tipo diventa una majorette. Sì. Ok? Non è così, il nunchaku non si usa così, punto. Ok? Il nunchaku semplicemente c'era la forma, ok? Si può usare questo perché era imprevedibile, quindi davi il colpo così, però vedi, non è un colpo e basta, se no mi torna E ti sbatte sul e ti fa braccio. male. Quindi ogni volta che tu dai un colpo col nunchaku devi accompagnare, vedi, accompagni,
accompagni qua, vedi, io do il colpo, accompagno con la schiena. Ok. Perché se io faccio solo questo, mi arriva e mi spacca la schiena. Ok. Allora, se tu fai questo, senti il rumore, arriva veloce, ma a me nella schiena si ferma. Sì, si ferma prima. Rallenta. Perché io ammortizzo. E dici che fa male prenderlo addosso quello? Vuoi provare? Fa male, cioè, suppongo che si tirasse in testa perché sulla spalla, cioè, è più difficile far male magari. Sul braccio. O sbaglio? Non lo so, è un'idea, non ho mai preso un nunchaku. Ci fosse qualcuno, allora, ci fosse qualcuno adesso che... Ah! Fa male, cazzo! Ok. È pesante. Pensa se ti arriva questo. Mamma mia. In testa... Ok. In testa Poi penso cosa che faccia succede? Sì, allora uno si allena, fa questi giochi, si bloccava qua per dare questo così, ok, per avere la mano libera, però in realtà i colpi erano questi, capisci? L'importanza era il saper ammortizzare, perché ogni arma con praticamente il ritorno è un casino, perché tu colpisci però ti ritorni, Certo. vedi? Quindi devi essere pronto a colpire e ritornare, colpire e ritorni. Se no ti arriva in te, ti Se no rimbalza. ti rimbalza, capisci? Quindi la difficoltà di queste armi è questa. E me l'hanno insegnata a usarla karate. Ah, pensavo Bruce Lee. No, karate. Perché il karate tradizionale di Okinawa, Ok. c'è la parte armata, Kobudo. Io facendo il Shorin Ryu, ok? C'era la parte del Jo, che è il bastone corto, i Sai, i Tonfa e i Kama. Che i Kama sono i falcetti. Ok. Adesso passiamo, guarda. Allora, tutti hanno... Questa qua è un'arma che a me piace tanto. Io l'ho vista in Naruto questa sempre. È bellissima. Ci fanno pazzire. Ma mi hai smontato un mito con questa. Con questa mi hai smontato un mito, io ti odio. Allora, karate, cioè, ti giuro. Ah, dal karate deriva quella? Tutte queste armi, il Kobudo, Ah, che ho ok. appena detto, è la parte armata del karate tradizionale di Okinawa. Ok. Io non ho fatto Goju Ryu, ho fatto Shorin Ryu, però comunque di Okinawa. Praticamente lì mi hanno insegnato a usare bene il Ninchaku, i Sai, i Tonfa, il Jo, i Kama, che sono i falcetti. Poi ovvio che lo usavano in tutto il Giappone, però è un'arma prettamente arrivata dal contadini. Sono armi nate da attrezzi per coltivare, per arare. Porca miseria. Il Sai serviva per prendere le palle di fieno e mettere nel cesto in vimini, ok? Quindi Oppure non per so- fare i buchi. per Quindi non mettere- sono nate per uccidere le persone. No, poi giustamente, sai, con tutte queste guerre, tutte le cose, la gente doveva anche sapersi difendere. È come Perché un c'era- po' se oggi, hai capito, utilizzassero, tipo, venissero loro, gli orientali, qua in Occidente, e scoprissero la zappa, tipo, e vedono quelle robe là. ma negli omicidi che fanno in casa usano coltelli da cucina. Sono beh, coltelli sì, da sì. cucinare. Sono coltelli per cucinare. Capisci? Io ti posso uccidere anche con un Però noi ci battanello. meravigliamo vedendo queste cose qua perché sembrano già più elaborate, capito? Ma perché? Cosa succede? Perché sono elaborate? Perché semplicemente nel nostro collettivo immaginario ci hanno fatto credere che Chiaro, è non vero. potevamo L'hanno romanzata tanto. Capisci? Io vedo le tartarughe, io nasco alle elementari, vedo le tartarughe ninja Con quelle armi? il Sai, il Ninjaku, cioè, capisci? Il Sai, tutti pensano che è tagliente qua, tipo Electra il film di Darth Vader. No, il Sai è un'arma contundente, quindi non ha le lame, perché sennò a quest'ora il meccanismo del Sai non funzionerebbe, perché il Sai va tenuto così. Ok. Perché cosa succede? Arriva la spada, non si teneva mai così la parata, ma arrivava il colpo, facevi parata, in giù, così la spada o il bastone scivolava e tu potevi colpire in faccia. Ok. Ok. Deviavi e colpivi. Deviavi, quindi paravi, anche a mani nude, arriva una a mani nude, tu sai, paravi, come il karate, però paravi con questo, sai che male? E poi è infame quest'arma perché tu pari, colpisci come se fosse un Fudoken, Vero. però colpisci con questa parte. Quindi tu devi pensare di averlo così, si impugna così e colpisci, pam, 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 pam. Pari, colpisci, però in realtà poi ingannava perché allungavi, colpivi il ginocchio, esempio. Capito. Quindi sai, pari, colpisci, ginocchio, faccia e poi di nuovo pam. E poi era utile perché con le spade incrociavi
la spada scivolava qua, bloccavi e rompevi la spada o disarmavi l'avversario. Quindi è molto infame come arma. Porca troia, che bello. Poi i tonfa, anche questi che sono nati per battere il grano, ok? Battere il grano, rompere il riso, anche questi servivano per battere. Sembrano già i cosi dei poliziotti questi. Esatto, i manganelli dei Manganelli. poliziotti, ok? Però sono nati in Giappone, me lo credo, forse anche in Cina, perché dato che il karate derivava da un'arte marziale cinese, magari comunque Hanno avuto un'influenza. ma tanto del Giappone ha avuto un'influenza dalla Cina, perché comunque era il continente più vicino, anche gli ideogrammi stessi Ok. hanno delle... Comunque, questi qua sono un po' infamelli anche come sai, perché comunque si tengono così, guarda, vai sempre a parare e scivola, e anche questi girano. Ah, ok, quindi li fai arrotare. Quindi praticamente. tu colpisci così. Sai che male, ok? Porca miseria. Cioè, certo, perché concentri tutta la potenza in un punto unico. Ok, guarda, ha lasciato il segno sul sacco. Quindi colpisci in faccia e torni. Colpisci, ginocchio, faccia, questo, bam. Ok, giri. Porca miseria. Pam pam, pari, colpisci, pam, 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 colpisci. E poi c'erano varie mosse che ti insegnavano per bloccare, parare, portare a terra, fare. Ok? Spettacolare. Ugualmente, ritornando al faucet, Al falcetto. al falcetto, questo qua adesso questi sono finti. Il falcetto era semplicemente un pezzo di legno con la lama che loro usavano per tagliare l'erba per fare il fieno. Ok? Il nostro falcetto. Ok, quindi loro hanno preso il falcetto per tagliare l'erba e lo usavano così, e questo invece funzionava che loro prendevano, tiravano. Quindi arrivava la spada, Sì? colpiva, agganciavi, Bloccavano. tiravi, prendevi, tiravi e tagliavi la testa. E finiva tutto. Prendevi e tagliavi, sì, Minchia. perché anche di Non è nuovo... un'arma molto di controllo questa. No. È un'arma, a differenza magari dell'altro che dici, sì, Perché? ti infilzavano ma magari vivevi ancora un po'. Ritorniamo al discorso di prima, non so se l'avevo detto già nell'altro video, però quando mi dicono le arti marziali antiche hanno più tecniche, più cose, no, in realtà col passare del tempo si è sempre più evoluto, come negli sport da combattimento si è sempre accresciuto il bagaglio tecnico. Ok. Perché cosa succedeva? Tu sei un samurai, all'epoca con la katana, quando si sono aperte le vere scuole di scherma giapponese dopo il 1600, che è arrivato il Boken, il Fukuro Shinai, lo Shinai per il Kendo, cosa succedeva? A furia di allenarsi, uno poteva imparare le tecniche. Invece più lo stile era antico, più era grezzo, perché Ciao. io ho la katana, tu hai la katana, epoca Sengoku, 1400? 5 minuti d'attesa, duello, papam, ti taglio la testa, è finito. Tu non sai più la tecnica, perché tu mi puoi fregare una volta, allora dopo io mi invento come fregarti, ma se tu mi sfidi, io ti uccido. Dopo non puoi più, dici mi alleno di più, divento ancora più bravo. Non è che puoi inventare chissà che tecnica, Quindi l'evoluzione della scherma anche giapponese si è tanto evoluta dopo che è esploso quello, perché se no prima c'erano altre scuole, Cioè, prima c'era la Shinkage Ryu che aveva monopolizzato un po' tutto, poi è nata la Taisha Ryu, e poi gli stili nascevano per battere lo stile precedente. Attenzione, quindi io sapevo che quelli facevano così, ti studia. Allora per quello che c'era anche questa segretezza, perché lì si parlava di vita e di morte. E quindi allora il Jigen Ryu era nato per battere il Taisha Ryu, cioè Se ci pensi è stupida l'idea che c'era magari fino a un paio d'anni fa della segretezza nelle discipline al giorno d'oggi. esatto, il giorno d'oggi non serve a niente, però c'è ancora in certi C'è ancora. in certi Koryu Ma arrivi a un certo quanto è tipo, stupida come cosa. e quella è tradizione. Sì, però vedi la tradizione che poi alla fine sono i miti, si creano i miti, le leggende Quella è tradizione. e la gente li piglia per il culo. Lo so, quella è tradizione, però si sta aprendo, A poco. si sta aprendo. Ma anche perché li stiamo aprendo un po' con la forza questi doji. No, ma poi ci sono anche, il Giappone si è aperto tanto, già solo noi che siamo stati i primi sull'altra arte marziale che ti ho detto che la pratico, non insegno niente, perché sono ancora un inutile. Comunque, quindi
L'altra arte marziale la pratico da 2014, ma non posso lontanamente a insegnare, eccetera, perché sono ancora uno smutandato, come mi definisco io. Quindi, però, quella disciplina lì, ad esempio, prima di noi aveva solo giapponesi, no? Era molto chiusa. Poi siamo entrati noi, italiani, i primi membri, e poi grazie praticamente al referente che ha portato qua la Taisha-Ryu, ha fatto un lavorone, si è sbattuto tanto e ha creato il Taisha-Ryu Europa e ha fatto entrare francesi, svizzeri, austriaci, si è sempre ampliata di più la faccenda, quindi è tutto un percorso sé, però si è aperto, Chiaro. capisci? Però se tu ci pensi che fino al 2014 sto stile, Manco esisteva magari. io non sapevo neanche cosa fosse. Porca miseria, ma come per me col Kyokushinkai. Per poi Io non lo scoprire. sapevo. Io ad esempio lo conoscevo il Kyokushinkai grazie a Andy Hug, ma solo perché ero infognato di arti marziali da quando sono nato, mi sono visto sto karateka, io karateka, mio fratello karateka, vedevo questo qua col baffetto tenero che arrivava sul ring e massacrava di botte i thailandesi nel K1 e dicevo Wow. cos'è questo? Poi vado a vedere karate. Dice, che tipo di karate? Non è il karate che conosco io. Noi vedendo mio fratello Shotokan, Sì. dicevo, e questo che karate è? Kyokushinkai, io chi? Era poi lì sono andato a scoprire, io... È lì perché ti sei informato te, però, Perché no, però se no- molti vedevano Andy Hug nel K1, ok, fa K1. E invece Non no, parlo perché del- io lo vedevo perché arrivava col kimono. Certo. Arrivava col kimono bianco, la cintura nera, saliva sul ring, come in UFC, che io Yoto andavo... Machida. Io andavo a prendere i DVD, no? Perché compravamo i DVD, non Sì, c'era internet. sì. Quindi io e mio fratello ci compravamo i DVD che uscivano e scommettavamo sugli incontri, che noi non sapevamo chi fossero. Ah, ok. Sì. Quindi, primo DVD che comprammo, vado alla loggia, prendo il DVD alla Shobudo, metto dentro, primo incontro, vediamo, ed entra Kimbo Sly, con la maschera da Predator. Potente, grosso, gigante, con i dreadlock. Hai scommesso tutto su No, aspetta, mio fratello che è più grande di me di 5 anni, si vede lui con l'highlight dei suoi KO, no? Così che... Io ho detto, madonna, E mio fratello, io scommetto su di lui, ma così non vale. Scommetto su di lui. Poi ci giriamo, entra Lyoto Machida, col karategi, bianco, cintura nera, e così. E questo, arriva Lyoto Machida e mio fratello fa, oh... non è giusto, io ormai scommesso sull'altro, che faccio? Arriva, fa l'inchino, e già lì io mi ero pisciato sotto, entra dentro e vince Lyoto Machida. Quanto, e lì, quanto vi siete gasati? mi sono gasato È tanto. un karateka ha battuto un picchiatore. Sì, con Lyoto Machida mi sono gasato tanto. Sì. Un picchiatore puro. Adesso ti faccio vedere altre cose. Questo qua è la classica spada, lo Yato d'allenamento, che si usa, io questo qua lo uso per la Taisha-Ryu, vedi che c'ha il mon della casata, cioè della palestra, praticamente ogni famiglia, praticamente anche nei film giapponesi, se tu noti, dietro il kimono c'ha il mon, rappresenta diciamo il clan, e quindi questo qua è quello della Taisha-Ryu, no? E si mette su tutte le spade? Se vuoi sì. Ah, ok, c'è una cosa, però è Cioè, una cosa di teoricamente appartenenza. una cosa d'appartenenza, sì, ad esempio sulle spade che ha fatto anche nuove insieme praticamente Yamamoto per il Saburao, ha fatto fare una spada, uno Yato, comunque l'ha fatta come voleva lui e comunque ci ha messo il simbolo Ok, sì. il Kujomon. E questa è vera, questa? Questa è vera ma d'allenamento, quindi questo qua è il sageo, il nodo classico che si fa in questo stile qua, che tiri, si scioglie. Che figo. Tu lo prendi, solitamente hai l'akama con l'obi, lo infili dentro, Ok. adesso lo metti così e qua vai a destrarre, ok? Che figo. E questa è lo Yato. Quindi da allenamento vuol dire che io se che tocco... tocchi non al filo, ok? Ok, che però comunque è abbastanza... Sì, fa male se te la do, cioè, ovvio. Cioè comunque tagli qualcosa. Ovvio. La Perché mano gliela se taglia. tu noti, la mia spada è scheggiata di lato, vedi qua? Vedi Sì. qua? Perché cosa succede? Prima stavo dicendo dei kata, più vai indietro con lo stile e più non hai kata. I kata erano di coppia, poi c'era stato un editto dove avevano bandito le arti marziali per paura, per risurrezioni, dopo... E quindi cosa è successo? Per non perdere più il sapere delle arti marziali,
l'avevano camuffate nei kata, per quello che sono codificati. Tu dici, ma il kata cosa significa? Esatto. Lo trasformavano in un balletto e lo utilizzavano magari nel kabuki, che era il teatro tradizionale giapponese, quel col mascherone, quelli che e ballavano, e magari facevano i kata. Sì. Oppure facevano i kata e dicevano, ah, ma tu cosa stai facendo, una danza? Infatti io non l'avevo mai capito Era questa cosa. era per non scordarsi le tecniche. Ok? Il problema è che avrebbero dovuto comunque mettere anche il bunkai da qualche parte, reale, perché tanti poi si sono... Perché tanti si sono persi però, tante cose vere si sono perse perché l'hanno riprese poi Per quello senza dico, sapere, quindi tante l'hanno cose reinterpretate. Ma adesso io ti faccio ridere. Parlando di questo stile qua, ok, che stanno facendo un lavorone, Yamamoto è referente italiano anche europeo, che si chiama Alex Allera, stanno trovando dei rotoli, delle pergamene anche dimenticate della Teshariu stesse. Ok. Dei rotoli con tecniche dimenticate, con dei rotoli che parlano di ninjutsu. Cioè, capisci? Hanno scritto un libro che adesso è solo in inglese, che è bellissimo, io ce l'ho ovviamente, spero che prima o poi uscirà anche in italiano. Quindi per far capire che in un'arte marziale ci sono cose anche che vanno perse. Quindi però, quando io ho fatto degli, tipo noi facciamo dei kata che si chiamano kumitachi con lo yato, dove sei in coppia, a me mi arriva l'attacco, la parata della katana è laterale. Ok, quando ti arriva un attacco, tu devi parare qua, perché se tu pari filo contro filo, cioè si spacca la spada. spacca la spada oppure ti rovina il filo, chiaro. poi non tagli più niente. Quindi ogni volta che tu attacchi o pari, devi parare col lato. Ok. Questa è una cosa molto importante. Pari, scivoli, giri e tagli. Questo qua è il boken che si usa nella Teshariu, che non ti sto a raccontare tutta la storia perché il Kodachi, ok? Che questo qua è rover, eccetera. Noi per allenamento usiamo questo. Ok. Ce lo diamo secco. Qui dentro... Esatto, ma avete delle protezioni comunque? No. Zero protezioni? Cioè vi volete proprio così tanto male? L'altra volta mi è arrivato in testa. Comunque... Mamma mia. Allora, qui dentro invece c'è una Shinken. Che sarebbe? La Shinken è una katana, ok, con la lama vera, che è artigianale. Perché si chiama Shinken? Perché anche loro danno i nomi, no? Tipo una spada antica, ok, e Nihonto è la spada antica, Nipponto è la spada nuova. Ok. Ok? Se vuoi comprarla devi avere un permesso speciale. Ah, non la puoi comprare così? No, devi avere un permesso del comune, prefettura, poi da collezione. Ma anche qui in devi Italia? passare per collezionista. No, ma se la vuoi comprare là o è già uscita ed è originale con tanto di certificato e allora la prendi qua, ok. Ma se tu vai là devi avere questo permesso da collezionista. Mamma Ok? mia, pensate. Comunque la Shinken è una spada come quella, ok, solo che è lama vera. Vuol dire che taglia. Che taglia tanto? Sì. Cioè tipo se la lanci contro il sacco da box. No, lo taglia il sacco. Veramente? Sì, lo rovina. No, magari non lo taglia la Gemon che Però è spesso così. Non è che fai così e lo tagli tutto e ti passa attraverso, ok? A metà ci arriva. Però magari a metà ci arriva, capisci? Poi rompo il sacco e rovino anche la spada. Però comunque si chiama Shinken perché anche lì le parole Ken, lama, che vuol dire anche colpo, dipende come lo metti. Comunque Ken, lama, Shin vuol dire spirito, ok? O anima, no? Spirito. E quindi lama viva, lama spirito, lama vera. Ok, sì. Quindi lama viva è la Loro sono molto spirituali su queste cose. Ok, quindi lo Shinken è una spada che può tagliare, che si deve pulire una volta al mese, devi fare come Gemon. Il pom pom che batti, carta di riso, togli. Mai visto io queste cose. Sul mio profilo Instagram c'è un video dove io pulisco la spada, così se vuoi vedertelo. C'è lo Shinai che si usa con l'armatura. E questo in che disciplina viene utilizzato? Nel kendo. No, e lo Shinai vai proprio a colpire puoi colpire men, kote, che c'hai i guantoni di protezione fino a qua, o do, che è il busto. Ok. Basta, non puoi toccare le gambe. In faccia lo puoi tirare? Sì, qua, men, sopra. E invece è proprio dritto dritto. Dritto c'è il tsuki, in gola. Arrivi con il colpo secco qua. Ah, lo puoi tirare? Sì, oltre che ti fa male, ti traumatizza psicologicamente lo tsuki. Quando te lo tirano secco e tu cadi, il combattimento prende un'altra piega.
Finì un film. Il combattimento prende un'altra piega. Invece per fare il Gekiken, no? Che il Gekiken sarebbe lo sparring antico Ok. delle Koryu, si usa il Fukuro Shinai, sarebbe questo. È sempre un bambù, però tagliato in più parti qua, tipo che può essere 16, 12, 8, che così, anche se sei senza armatura, puoi picchiarti su tutto il corpo, perché dato che Gekiken puoi tagliare anche le gambe, Ok. vai a darlo, Più morbido, sì. non ti fa male. Ti fa male, Sì. ma non ti fa troppo male. Ok? Capito. È bello picchiarti. È bello. Vabbè, ma oramai dopo il condizionamento Dopo che faccio il col Kyokushinkai- senpai mi puoi solo accoltellare per farmi male. Può solo accompagnare. Dopo il senpai Luigi. E quindi queste sono. Poi c'è. Spettacolo, ti sei creato praticamente una stanza del piacere, possiamo dirlo. Sì, questo qua Una è- stanza del piacere. È il mio ritrovo. Che figata, cavolo. mi Poi ritrovo. si rivive praticamente tutto la Cina e il Giappone dentro questa stanza. Sì. E poi di là, la cosa più importante in assoluto, ricordiamo Il Rasta Power! Questa è l'arma più potente di tutte. il vero attrezzo. Questo ti allena Questo per è il vero utilizzare. attrezzo. No, ascolta, questo ti allena per utilizzare al meglio tutto il resto. Sì, sì, assolutamente. Con questo, Questo qua è l'attrezzo più geniale che io abbia mai provato in tutta la mia vita. quanto è spettacolo. Lo stai dicendo solamente perché siamo amici o lo stai dicendo No, perché... no. Ah, O lo stai dicendo perché realmente vedi, non figo. fa niente. No, questo qua, io quando mi alleno con questo sto proprio da Dio. E soprattutto l'hai già provato con la cintura? No, la cintura mi manca, non l'ho presa. Lì cambierà la tua vita. Devo Cambierà provare. la tua vita. Lo vedi in casa, facciamo la marchetta senpai. In casa, che quelli che dicono, ma rompe, non rompe niente, perché io mi prendo qua, io solitamente tolgo anche quello. Sì. Però quando voglio lanciarlo, ok? Non fai nulla, al muro non fai nulla. Spettacolo. Poi io tolgo anche quello perché così lo faccio qua e riesco a fare. Perché la gente c'ha paura e dice sì, ma magari non si disintonaca. rompe nulla, io lo faccio, mi alleno un sacco per terra, io qua anche il tatami, cioè, non fai nulla. Spettacolo. Poi mi metto qua, lo picchio contro il sacco come fa il senpai. Questa è la vera disciplina, il vero attrezzo per i ninja. Poi fai, questo qua è il vero attrezzo per i Questo è ninja. il vero attrezzo per i ninja. Fai tutti gli esercizi che fa vedere il senpai, li fai tutti. Che spettacolo. Vai sul profilo Instagram. Che spettacolo, Lo ragazzi. guardi. E non è una marchetta, ce l'aveva già lui prima. Il Ah, Rasta no. Power. Un 5-3 c'è secondo me per cominciare. Per cominciare va Poi bene. quando ti metterai il coso, anche la Mi manca la cintura e il rasta bag. E vedrai, lì cambierà la tua vita. Comunque, niente. Qua. E questo è tutto dall'ultimo samurai di Pinerolo, ragazzi. Miki Piazza. Inchino. Os. Che saluto si fa nello Ecco. Jujutsu? Allora. C'è un saluto particolare. Bella. Bella. Allora, l'inchino, prima di iniziare, uno dice onegai shimasu, l'allievo dice onegai shimasu. Io posso dire doso, sai, per dire ok, è un piacere, perché onegai shimasu significa grazie per gli insegnamenti, eccetera, eccetera. Os, Sì. osu, Os. che in Os. realtà è osu, Os. però poi la U non si sente, tipo Sasuke, che tu hai visto Sasuke. Naruto, è Sasuke. Sasuke. La U è morta, non si sente, quindi Osu e poi è diventato Os. Ma in realtà è l'abbreviazione di Onegai Shimasu. Onegai shimasu. Poi il Kyokushinkai gli ha dato altri significati, ha fatto un gioco di parole. Però in realtà è l'abbreviazione, perché cosa è successo? Era un saluto Onegai Shimasu che si usava nelle arti marziali. Nelle prime grandi guerre del Giappone, quindi si parla già di epoche moderne, hanno dovuto scegliere un metodo per allenare i militari. Avevano provato l'Aikido, anche il Judo, Poi ha vinto il karate Shotokan. Che non c'era Funakoshi, c'era il figlio di Funakoshi. Quindi il figlio di Funakoshi ha iniziato ad allenare le truppe militari e Os è diventato come il sì signore, perché non potevano dire ogni volta onegai shimasu, quindi lui correggeva os e poi da lì è rimasto l'os in tutte le discipline moderne. Quindi se vai a parlare di discipline antiche devi dire onegai shimasu. Ok.
quelle moderne puoi dire os. Se tu vai già a dire os a una disciplina tanto antica, con un maestro tanto antico, un po' così, l'os lui storpia un po' il naso. Ok, gli dà fastidio. Sì, Si incazza. perché no, non si era, però storpia un po' il naso perché è una cosa che ricorda quel Sì, periodo sì. militare, quel signore, Quindi il Altra perla. saluto nel Jujutsu no, onegai shimasu all'inizio Onegai shimasu, e alla domo fine- arigatou gozaimasu alla fine. con l'inchino. Con l'inchino. Puoi dire domo arigatou gozaimasu o se proprio vuoi esagerare Fare il figo. gozaimashita. Cos'è mai? Ad esempio, tanto se i miei allievi mi dicono domo arigatou gozaimasu, io dico sempre domo arigatou gozaimashita. Li ringrazio ancora di più. Ok, Ok. spettacolo. E per oggi è tutto, ragazzi. Io vi saluto con il mio solito saluto. Hajime! No! Hajime!